Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui le voci del gossip lasciano il posto ai fatti, ricostruiti con ordine e rispetto. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo gesto che per noi è enorme. Mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenere davvero il progetto, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto rende possibile ogni nuovo approfondimento. Oggi parliamo di Özge Yağız e Gökberk Demirci, una coppia che il pubblico ha imparato ad amare sullo schermo e a seguire, con discrezione o curiosità, nella vita reale. Nelle ultime settimane i loro nomi sono tornati in tendenza, supposizioni, domande, commenti. In mezzo al rumore, una frase attribuita a Özge ha fatto da faro: stanno vivendo un momento complesso, ma questa volta non lo lascerà andare. Partiamo da qui per capire cosa significa davvero restare. Dal set alla vita, senza scorciatoie. Il loro rapporto nasce dove spesso nascono le storie che contano, sul lavoro. Ore di set, copioni sottolineati, scene riscritte sul tavolo del trucco, il silenzio prima di un primo piano, il fiato sospeso dopo l'ultima battuta buona. È in questi interstizi che Özge Yağız e Gökberk Demirci hanno imparato a leggersi, lei con una disciplina ferrea che non toglie calore, lui con un'intensità che sa trasformarsi in ironia quando serve. Dopo il successo condiviso, carretti e valigie hanno preso strade diverse, festival, nuovi ruoli, campagne, città lontane. L'attenzione pubblica non si è mai spenta, è cambiata solo la distanza fra i loro calendari. La stagione dei fraintendimenti. Ogni coppia esposta conosce la stagione in cui i dettagli diventano titoli. Una foto non postata, un like in meno, una mancata apparizione a un evento e subito l'algoritmo della curiosità confeziona una verità provvisoria. È successo anche a loro, tra un set e l'altro, Özge ha scelto raramente di condividere momenti privati, Gökberk ha preferito ritmi social più sobri. Intanto crescevano impegni e chilometri. In questo clima, un post di Özge è diventato la prima finestra aperta dopo molto tempo, ha riconosciuto la difficoltà e, senza vittimismo, ha rivendicato la volontà di non rinunciare. Non una frase a effetto, ma la dichiarazione di una responsabilità. Questa volta non lo lascio, cosa vuol dire davvero? Quando Özge Yağız afferma che questa volta non lo lascio, non sta scrivendo la sceneggiatura di un lieto fine assicurato, sta descrivendo un metodo. Restare non è trattenere, è smettere di scappare di fronte agli attriti. Significa parlare quando la voce trema, ascoltare quando l'orgoglio suggerisce di alzare il volume, dare un nome a ciò che fa male per togliergli potere. Fonti vicine ai due raccontano di una scelta concreta, ritmi più umani, un'agenda condivisa che preveda giorni di silenzio dai social, regole di comunicazione quando la stanchezza distorce le parole. È una grammatica nuova, fatta di piccoli no che proteggono i sì. Il patto dei 3 livelli, io, tu, noi. Per mettere a terra l'intenzione, la coppia avrebbe stabilito un patto semplice e chiaro. Io, prendersi cura di se stessi, perché senza energia e lucidità l'amore diventa un peso. Per Özge, questo significa spazi di studio e allenamento regolari, per Gökberk, dormire abbastanza e non sovraccaricare di impegni le giornate di set tu, rispetto dei tempi dell'altro, soprattutto quando coincidono con scadenze artistiche. Niente confronti notturni al rientro da una giornata di riprese, niente ti scrivo adesso così rispondi durante le prove. Noi, una finestra settimanale intoccabile, senza telefoni, in cui si fa il punto su ciò che funziona e su ciò che va aggiustato. Non romanticismo programmato, ma manutenzione della rotta. I segni che non fanno rumore. Molti hanno cercato conferme nelle storie di Instagram. In realtà i segnali più credibili non sono mai plateali. Gökberk Demirci ha ridotto gli impegni promozionali non indispensabili per concentrarsi su un personaggio più complesso in lavorazione. Özge ha chiesto ai suoi team di spostare alcune interviste fuori dagli orari caldi, evitando che vita privata e lavoro si cannibalizzino. Si parla di pasti semplici condivisi quando gli orari coincidono, di una passeggiata breve alla fine di giornate lunghe, di un messaggio che non chiede di risolvere ma di capire. È così che si costruisce un futuro, un gesto ripetuto diventa abitudine, l'abitudine diventa casa. La reazione del pubblico, tra speranza e cautela. Le community hanno risposto in modo nuovo.
Molti fan hanno smesso di chiedere "state insieme sì o no?" e hanno iniziato a scrivere "siate sereni, il resto verrà". È un piccolo cambio di paradigma, meno ansia di possesso, più sostegno ai processi. Ci sono, certo, i cinici di professione, quelli per cui ogni frase è una strategia. Ma le coppie resistono, o si sciolgono, indipendentemente dal rumore esterno. In questa fase la differenza la fanno le aspettative realistiche. Un legame adulto non si misura dai selfie, bensì dalla capacità di attraversare i giorni storti senza trasformarli in bandiere. Lavoro e sentimenti, possibili incroci. È inevitabile chiedersi se ci sia anche un terreno professionale che li riavvicini. Le indiscrezioni parlano di letture comuni su un testo breve, forse una miniserie in cui i protagonisti si misurano con il tema delle seconde possibilità. Al di là delle voci, il dato utile è un altro. Özge e Gökberk Demirci non intendono mettere la loro storia davanti ai personaggi. Se un progetto arriverà, lo faranno da professionisti che rispettano la scrittura. Se non arriverà, vuol dire che stanno proteggendo il rapporto da scenari che lo metterebbero sotto pressione. In entrambi i casi, vince la coerenza. La fatica che non si vede. Dietro i comunicati e i post c'è la geografia invisibile della fatica. Significa rinunciare a una cena per dormire un'ora in più, allenarsi non per entrare nel vestito, ma per sopportare meglio gli spostamenti, chiedere scusa per una parola detta male, ammettere un limite. Per Gökberk, spesso molto esigente con se stesso, vuol dire lasciarsi aiutare senza sentirsi meno forte. Per Özge, che tende a tenere tutto in ordine, vuol dire accettare che l'ordine non coincide con il controllo. È in queste microscelte che la frase "non lo lascio" diventa gesto quotidiano. Il ruolo dei social, meno quantità, più senso. Restare non significa esibirsi. Per questo entrambi hanno scelto una presenza digitale più misurata, meno contenuti estemporanei, più frammenti che raccontano un ritmo di vita sostenibile. Un copione con note a matita, un tappetino da yoga srotolato, la luce del mattino su una finestra. Immagini che parlano a chi vuole ascoltare, non a chi cerca combustibile per la polemica. È una strategia che paga nel lungo periodo, preserva il privato, migliora la qualità del lavoro, alza il livello della conversazione pubblica. Cosa aspettarsi adesso? Nel breve, aspettatevi coerenza silenziosa, poche parole, molti fatti. Se arriverà un annuncio, sarà asciutto. Se non arriverà, non sarà un enigma, significherà che stanno facendo ciò che hanno promesso, lavorare dentro la relazione e non di fronte alla relazione. Per chi li segue, la richiesta è semplice e difficile insieme: continuare a esserci senza chiedere ricevute quotidiane. L'amore, quando cresce, non ha bisogno di prove immediate, ha bisogno di tempo. Una storia che riguarda anche noi. Perché questa vicenda ci tocca? Perché in un'epoca che pretende definizioni immediate, Özge e Gökberk Demirci stanno scegliendo una parola esigente: processo. Non gridano al miracolo, non recitano la parte degli invincibili. Riconoscono che la coppia è un'opera aperta e che il successo non si misura in insieme non insieme, ma nella capacità di trasformare gli ostacoli in intimità consapevole. È una lezione che vale oltre i riflettori, nelle nostre vite, nelle nostre giornate piene, nei nostri tentativi di tenere insieme ciò che amiamo e ciò che facciamo. Se questo approfondimento vi è stato utile, raccontatemi nei commenti cosa per voi significa non lasciare andare senza trattenere. Credete che le regole aiutino o raffreddino? Pensate che i social possano convivere con una relazione che chiede spazio e silenzio? Leggo tutto e seleziono le riflessioni più interessanti per il prossimo video. Se vi va, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Qui continuiamo a seguire le storie con pazienza, senza correre più veloci dei fatti.